È successo un disastro, si è ribaltato tutto, stagione completamente compromessa e forse anche le api. Bentornati al canale. Era un po' di tempo che non registravo video di apicoltura, so che è un argomento un pochino di nicchia, ma mi sembrava il caso oggi di parlare di questa cosa che è successa, purtroppo, mio malgrado. Vi dico subito che non è stato l'orso, è stato un errore mio, è stato un brutto errore. Praticamente cos'è successo? Quest'inverno, mentre facevamo il lavoro per l'apertura della porta tra le due stanze della baita, servivano dei mattoni dove ho pensato bene di prenderli da sotto ai supporti delle arnie, rimpiazzandoli con dei sassi trovati lì al momento. Ovviamente finché le cassette sono leggere non succede quasi nulla. Nel momento in cui i melari si vanno a riempire e il peso grava su tutta la struttura, basta un nulla per far sì che tutto si ribalti e venga fuori un grande casino. Quindi questo è quello che ho trovato 2 settimane fa, purtroppo. Non vi dico la delusione e la tristezza dopo tutto il lavoro che ho fatto quest'anno per comunque avere delle belle famiglie e iniziare alla grande la produzione di miele. Sta di fatto che è successo, è stato un errore e sicuramente, come al solito, dagli errori si impara e eviterò di combinare altre cazzate di questo genere. Praticamente sono arrivato, ho trovato tutte le cassette ribaltate, le famiglie ribaltate, due famiglie lì davanti, quindi non particolarmente lontano, e poi erano sparite del tutto 2 cassette, cioè non si vedevano più. Queste cassette sono rotolate per centinaia di metri giù dalla montagna. Una era una cassetta vuota, l'altra era la famiglia più bella che avevo. I favi, rotolando, si sono dispersi lungo il tragitto e non c'erano più api sui favi. Favi un pochino rovinati. Vabbè, sostanzialmente, conclusione, ho recuperato tutta l'attrezzatura, l'ho rimessa al suo posto, sapendo che sicuramente qualche tipo di danno grosso era stato causato da questo imprevisto. Una volta piazzate le arnie al loro posto, in realtà le api sono rientrate nelle loro casette, ecco, diciamo così. Le bottinatrici erano in giro, era una cosa evidentemente successa da poco, anche perché ho le videocamere puntate, quindi sicuramente è successo forse il giorno stesso in cui sono capitato qui a vedere la situazione. E niente, a fine giornata diciamo che grossa parte delle api sono rientrate dentro. Ho ristabilizzato la struttura, ma adesso aspetto di smielare e poi sposterò tutte le famiglie in un'altra posizione, ma aspetterò l'inverno per farlo. Le regine sono tutte morte. Ho visitato settimana scorsa e praticamente sono già state create delle nuove celle reali, quindi diciamo che tutto sta ripartendo da zero. La cosa veramente incredibile è che, nonostante questo dramma per le api, perché per le api sarà stata una cosa veramente drammatica, nonostante tutto i melari hanno parecchio miele all'interno. Quindi adesso andremo a posizionare gli apiscampi. Gli apiscampi servono per far sì che le api dai melari, cioè i piani superiori, quelli dove si accumula il miele che useremo noi, che le api scendano non potendo più risalire, in modo che domani io possa ritirare i melari, smielarli. Nella visita di oggi, oltre che posizionare l'apiscampo, andremo anche a vedere la situazione all'interno delle famiglie, proprio per cercare di capire cosa è successo, come si stanno muovendo le api e cosa deciderò di fare io in questo momento. Allora, oggi non è una bella giornata e molto probabilmente le api saranno abbastanza arrabbiate. Cosa andrò a fare? Posizionamento apiscampo, e siccome la situazione è abbastanza da risistemare, non avendo più regine, ho intenzione di fare un nucleo. Per fare il nucleo cosa farò? In una di queste 2 casse ci sono diverse celle reali che devono ancora sfarfallare, almeno mi auguro che debbano ancora sfarfallare. Quindi prenderò un po' di favi con covata, api
e miele, e li inserirò in questa cassetta con il favo con delle celle reali, per far sì che la regina possa nascere all'interno di questa cassa e quindi si possa creare un nuovo nucleo, in modo da cercare di arrivare a 4 nuclei, che è il mio obiettivo. Adesso ne ho 3, però insomma tutti orfani, e quindi sono situazioni un po' da gestire. Vediamo se mi mangiano. Vediamo anche come siamo messi con i melari, se sono belli carichi. Questo è molto pesante, molto bene. Quindi adesso facciamo una visita, vediamo un pochino com'è la situazione e prenderemo qualche favo e lo metteremo qui. Qui per esempio abbiamo un bel favo con scorte e covata, e secondo me questo già potenzialmente possiamo già usarlo per il nuovo nucleo. Quindi lo andiamo a mettere qui. Ok, intanto ho scoperto una cosa fondamentale, pensavo fosse orfana. Questa famiglia non è orfana, ma c'è della covata fresca all'interno, quindi questa resta qui. Bisogna scovare la regina. Andiamo a vedere, mica che fosse qui, anche se è improbabile, ma... Ok, ho scovato la regina, pensavo che questa famiglia fosse orfana, invece non è orfana, ha qui la sua regina, quindi bene, lo teniamo qui e andiamo a prendere favo con covata fresca per il nucleo. Bisogna vedere che ci siano dentro delle uova appena deposte. Andiamo a posizionare l'apiscampo. In modo che domani troveremo i melari quasi senza api. Diamo anche un'occhiata qua. Direi che, considerando quello che è successo, non mi possa lamentare. Ecco, comunque vedete, questo è il melario meno pieno e comunque c'è parecchia roba dentro. Questo è il melario più bello, guardate come hanno costruito dappertutto.
bello pieno. Se non avessi fatto gli errori che ho fatto sarebbe stata una stagione notevole. Questa purtroppo è la famiglia più massacrata, quella che ha rotolato per centinaia di metri. Infatti questo melario è abbastanza vuoto. Questo così, insomma un po' di miele c'è dentro, ma niente di che. Anche qua diamo un'occhiata. Qui ci sono diverse celle reali. Prenderò un favo, 1 o 2 favi, adesso vediamo un attimo, con covata nascente, e metterò qui. Vedete qui le varie celle reali? 1, 2, 3, 4, 5, sono un sacco di celle reali. Quindi adesso io potrei anche prendere un favo con la cella e metterlo qua dentro, in modo da avere la regina già pronta senza che la debbano fare, ecco, insomma, perché qua ci sono diverse celle, non ce n'è solo una. Questa qui dovrebbe essere la famiglia con la maggiore produzione di miele, però consideriamo che questa è sicuramente orfana, come era anche questa, e man mano che la covata sfarfalla si libera spazio, e loro cosa fanno? Da sopra spostano il miele in basso, quindi bisogna stare molto all'occhio. È passata una settimana dall'ultima volta che ho controllato, e quindi questa famiglia ho visto che effettivamente ha preso del miele dal melario e l'ha portato giù nel nido. Tutto sommato va bene, perché hanno bisogno di scorte e hanno creato anche dei favi di scorte che per l'appunto posso utilizzare per il nucleo. Tanto quest'anno la produzione è un pochino compromessa, come era scontato che fosse. Questo è molto pesante, qua ce n'è un sacco. Vediamo questo. E anche questo è bello pesante. Quindi abbiamo, dai, qualche melario bello c'è, decisamente. Vediamo se è pieno anche questo. Abbiamo fatto bingo. Questo l'avevo messo su che era parzialmente vuoto, li ho invertiti, diciamo. Bello pesante anche lui, dai. Bene. Ok, adesso vado a completare il nucleo prendendo 2 favi da questa famiglia. E dovremmo essere a posto. Allora, in questa famiglia ho visto delle celle reali rotte e la regina già sfarfallata, quindi io direi che si potrebbe pensare di metterla nel nucleo. Tanto lì abbiamo già altre celle reali che devono ancora sfarfallare. Quindi, ricapitolando, questa famiglia non è orfana come pensavo. Ho creato un nuovo nucleo, famiglia orfana con celle, famiglia orfana
concelle. Questa è quella più in crisi, mentre le altre due vanno relativamente bene. Quindi adesso aspetto domani e domani andremo a smielare. In conclusione, come avrete potuto vedere con i vostri stessi occhi, nonostante il grosso incidente, nonostante inizialmente pensavo che tutto fosse andato perduto, in realtà le api sono insetti veramente assurdi e nel giro di poco tempo hanno ristabilito un loro equilibrio. Sono riuscito anche a ricavarci un nucleo e soprattutto nonostante tutto, ad andare avanti nella produzione di miele. Quindi, se mai dovesse capitarvi, per prima cosa evitiamo di far capitare episodi del genere, perché veramente è stato un errore molto stupido, ma nel caso dovesse capitarvi, non demoralizzatevi, rimettete tutto assieme che le api in qualche modo ripartiranno. Per questo video di apicoltura è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima!